Ovviamente, prima di fare video su questo canale, ho dovuto informarmi su alcuni argomenti e oggi vi parlerò delle fonti di informazione. Sigla. Farò il video di oggi con meno tagli del solito, dunque iniziamo. Ci sono diversi tipi di fonti di informazione. Ci sono le fonti di informazioni accademiche e ci sono le fonti di informazione non accademiche. Tendenzialmente ci si fida molto di quelle accademiche e si diffida di quelle non accademiche, anche se c'è chi si fida ciecamente di tutte le fonti. Tuttavia, quando ci si fida ciecamente delle fonti accademiche, interviene un problema, ossia viene a mancare il confronto fra le diverse fonti. E dunque alcune informazioni sono mancanti, non si acquisiscono alcuni concetti. Per esempio, se per sapere che cos'è la sindrome di Asperger avessi consultato solamente un manuale, avrei avuto pochissime informazioni. Consultando invece più fonti, più testimonianze, anche senza necessariamente utilizzare un manuale medico, ho avuto più informazioni. Quindi è meglio non usare soltanto le fonti ufficiali. Ma come si fa a sapere se le altre fonti sono altrettanto attendibili? In realtà nessuna fonte è ovviamente attendibile al 100%, specialmente quando si parla di internet. Ovviamente chiunque può avere un sito web, chiunque può scrivere su internet, quindi non è tutto attendibile. Ma se si confrontano fonti diverse, si possono ottenere informazioni uguali o informazioni lievemente diverse. Si devono confrontare queste diverse informazioni per capire quali sono le informazioni corrette e quali sono quelle errate. Inoltre ci deve essere una rielaborazione personale dei concetti acquisiti. Questo perché ci possono essere informazioni apparentemente non correlate che invece si possono collegare tramite il ragionamento, e così facendo si vede se c'è un'incoerenza oppure se i concetti sono coerenti fra di loro. Se i concetti sono coerenti possono anche essere veri entrambi, e probabilmente lo sono se sono ripetuti da fonti diverse, mentre se c'è un'incoerenza uno dei due concetti è sbagliato, almeno uno. Ancora peggio è quando l'incoerenza è interna al concetto, cioè quando il concetto non può essere vero. In questo caso va ovviamente scartato. Un buon metodo per raggiungere informazioni attendibili è quindi il ragionamento. Un altro metodo analogo è la discussione. Mentre il ragionamento si può tranquillamente fare da soli, per la discussione si necessita ovviamente di un'altra persona o di più persone. Una discussione fra due persone abbastanza intelligenti, furbe intelligenti, può portare ad una conclusione. Mentre una persona fra due cretini, oppure fra una persona intelligente e un cretino, sarà molto meno produttiva, ovviamente, perché mentre una persona intelligente cerca o almeno dovrebbe cercare di argomentare la propria tesi, un cretino potrebbe non essere in grado di farlo. Un'altra cosa di cui vorrei parlare è l'attendibilità delle persone. Normalmente si tende a considerare attendibili le persone con una laurea e meno attendibili le persone senza. Allora, io vorrei dire una cosa. Innanzitutto, l'università non è l'unico modo per
acquisire informazioni. La scuola in generale non è l'unico modo per acquisire certe informazioni. Inoltre, a volte, non so come sia possibile, ma succede, persone totalmente incompetenti riescono a laurearsi e a lavorare nel settore in cui si sono laureate, quindi non è sempre massima l'attendibilità di una persona laureata, e una persona non laureata può comunque essere attendibile. Bisogna basarsi più che altro su ciò che dice la persona, non su chi è la persona che parla, ma su quello che dice. Si può capire quando uno dice delle stupidaggini a volte, se non riesce proprio ad argomentare quello che dice, per esempio, può essere falso. Se invece argomenta molto bene quello che dice, è vero quello che dice. Nel prossimo video parlerò di un argomento che si collega al video di oggi. Nel prossimo video, infatti, parlerò dell'autodiagnosi. Democrats and Republicans are the same.